Il conflitto è un aspetto fondamentale della vita lavorativa, non esiste vita lavorativa senza che vi sia conflitto. Quello che però è importante capire è che spesso il conflitto, se non viene gestito, può degenerare in forme di escalation o di conflitti veramente sterili che portano effettivamente le persone a stare veramente molto male nell'ambiente di lavoro. Quindi il conflitto è un qualcosa che, benché sia normale fra le persone nei gruppi di lavoro, deve essere continuamente gestito e monitorato, e in questa parte del corso noi cercheremo proprio di vedere come fare questo. Dobbiamo fare però alcune premesse che ci servono per capire meglio come viene ad originarsi un conflitto. Allora, prendiamo per esempio questa definizione che è quella di Bion e che dice che in qualunque equipe di lavoro esistono due gruppi che vivono contemporaneamente ma su livelli diversi. Il primo è il gruppo di lavoro e il secondo è il gruppo base. Nel gruppo di lavoro si fanno tutti gli sforzi che sono necessari per riuscire a concludere l'attività, per riuscire a ottenere i risultati, per riuscire a sviluppare i progetti che ci si è prefissati di fare in quel gruppo, in quell'equipe. Quindi il gruppo di lavoro è l'attività vera e propria, cioè ciò che si fa nel gruppo. Il gruppo base invece, attenzione, sono le stesse persone, sono solo due livelli di significato, due livelli diversi. Gruppo di lavoro da una parte, ciò che facciamo, e gruppo base, sempre le stesse persone, ma a questo punto Bion dà l'accento su quella che è l'aspetto relazionale affettivo, ovvero tutti quei legami, quei contrasti, quegli affetti che si generano inevitabilmente fra persone proprio perché le persone sono umane e quindi provano sentimenti, emozioni, affetti e quant'altro. Il gruppo base è una sorta di collante e che dà anche un po' un imprinting emotivo, affettivo a quelle che sono le dinamiche che si sviluppano all'interno del gruppo. Quindi il gruppo base è ciò che non si vede, ciò che non viene prodotto di fatto dal gruppo, perché ciò che viene prodotto, l'attività, la vediamo nel gruppo di lavoro. Invece nel gruppo base si producono in modo inconsapevole, in modo invisibile, quei legami affettivi che alle volte sono anche conflittuali e che poi generano il modo in cui le relazioni si sviluppano e la caratteristica distintiva di quel gruppo, la tonalità emotiva, il senso di collaborazione e di appartenenza. Tutti questi aspetti vengono gestiti e vengono inglobati dentro questo concetto che si chiama gruppo base e che non è spesso visibile e tantomeno esplicitato.